Io sono Francesco Cannadoro, ho 38 anni, 38, 37. 37. Sono un blogger, ho fondato Diario di un padre fortunato. Io sono Valentina Sangaletti, ho 40 anni appena compiuti e mi occupo esclusivamente di Tommaso. E anche un po' di me. Tommaso ha 6 anni, ne fa 6 a luglio. Ha una grave disabilità, un grave ritardo psicomotorio dovuto ad atassia cerebellare, che è l'atrofia del cervelletto, cecità, epilessia, 4 o 5 cose insieme, senza diagnosi però, quindi noi non sappiamo cosa abbia portato a questo. Quindi noi vivevamo e viviamo nello stesso identico modo, nel senso che per noi dal punto di vista dell'uscire, del potersi permettere il lusso di fare progetti, di potersi sentire liberi di organizzare quel che si vuole, non è cambiato nulla. A noi piace dire a tutti quelli che stanno giustamente provando del disagio con questo isolamento eccetera, benvenuti nel mondo dei caregivers. Quello che magari un pochino ci manca è la classica passeggiatina. Quando daranno l'ok se si potrà uscire, Tommy non tiene la mascherina perché se la strappa, quindi noi saremo segregati in casa pertanto. La sua condizione è già abbastanza compromessa, no? Le famose 2-3 patologie che ti fanno subire di più il coronavirus, Tommy le ha. La cosa che è cambiata da prima, viviamo una condizione di ansia leggermente più accentuata rispetto ai rischi che può correre Tommy. Quando siamo in casa siamo nella nostra bolla, quando usciamo insomma un po' di ansietta del quello ha fatto 2 passi in più verso di me, dove vai? Lì ci sono 3 persone, maledetti, devo cambiare via. La spesa quando riusciamo la ordiniamo e ce la portano e ci si muove più che altro per la farmacia, per le medicine di Tommaso. Ciò che ci allevia i giorni di questo isolamento e ciò che ci allevia anche i giorni e ore dell'isolamento che facciamo di solito, il nostro sentirsi famiglia, il nostro conoscerci veramente, essere abituati a stare a casa insieme, avere quel rapporto forte e duraturo, no? Tante persone purtroppo, anche amici, nostre conoscenze, che tra il lavoro, il calcetto, il pilates e quelle robe lì non conoscono la persona con cui si sono sposati, quindi nel momento in cui sono costretti a stare 24 ore su 24 insieme si sta sulle balle, lo scoprono, no? Forse il consiglio che posso dare io personalmente per la prossima di epidemia, provate a conoscere preventivamente la persona con cui state, evitando di riempirvi di 1000 impegni e di fare le persone del 2000, vivervi un po' la vostra famiglia, la vostra casa per quanto possibile, e nel caso in cui sapete già di starvi sulle balle fate finta di trovarvi dalla mamma un giorno prima dell'epidemia. Per quanto riguarda il come affrontare una situazione che ci ha colto all'improvviso, ci ha tolto tutte le nostre abitudini, tutti i nostri vizi, tutte le cose a cui eravamo abituati, tutte le cose che pensavamo per noi fossero scontate, invece non lo sono. Il destino ci sta insegnando che purtroppo tutto ciò che ci siamo costruiti non è la vita vera. Tutto ciò che ci siamo costruiti è un più. Ecco, la vita vera è quella che state vivendo in questi giorni. Svegliarsi la mattina, essere contenti di essere ancora tutti, cosa che noi tra parentesi viviamo da sempre perché la condizione di Tommy ci porta a non conoscere il nostro futuro, quindi Tommy potrebbe durare 3 mesi come 10 anni, non lo sappiamo, quindi noi ci svegliamo tutte le mattine contenti di essere in 3, per riassumerla estremizzando. Cosa mangiamo oggi? Cosa facciamo oggi insieme? Cioè questa è la vita vera. Godersi i figli, il giocare con i bambini. Secondo me tantissimi genitori si erano persi il senso della maternità e della paternità. Adesso si ha la possibilità di godersi le 24 ore su 24. È la cosa più bella che c'è. Questo obbligo di stare per forza insieme, che il per forza secondo me con un figlio non deve esistere, ti fa tornare all'unione del genitore col figlio. Facebook poi è il non plus ultra del ti dico come la vedo e cosa sto vivendo. Un sacco di gente che dopo 2 settimane di isolamento riaprite le scuole maledetti perché io non so più come intrattenere mio figlio. Noi siamo 6 anni che intratteniamo il bambino e il bambino non è neanche uno che si fa intrattenere perché ha i suoi limiti e le sue faccende, ma non siamo impazziti, no? La pratica porta al perfezionamento. Una volta se ti sgridava l'insegnante tornavi a casa e ti arrivava la seconda sgridata, adesso se ti sgrida l'insegnante si prende il mitra, si va a scuola a chiedere che cacchio voleva, no? E adesso tanti genitori
che difendevano i figli con gli insegnanti, magari si stanno rendendo conto che i loro figli sono veramente dei rompiballe. Questo coronavirus, io spero, anche se dubito, che quel che ci sta dando rimarrà, però io purtroppo ho poca fiducia nell'umanità, quindi secondo me nel giro di un paio di mesi torneremo ad essere quelli di prima. In Italia già la sanità è un buco nero sotto alcuni aspetti, con la disabilità il buco nero aumenta, no? Ma a livello esponenziale. Però c'è da dire che forse il vero problema in Italia non è la mancanza di assistenza, ma la mancanza di comunicazione sull'assistenza. Noi che col blog che parla di disabilità entriamo in contatto con tantissime famiglie che hanno a che fare con la disabilità, con istituzioni, anche a livello proprio un pelo più rappresentativo che da semplice utente. Ormai conosciamo tantissima roba che la gente non conosce però, o che noi prima non conoscevamo, ma manca l'organizzazione, perché poi in realtà tante belle cose in Italia vengono fatte anche tante castronerie. Vuoi dire qualcosa tu? Sai che io quando parlo, di solito in una coppia è la donna quella che quando apre bocca poi si fa fatica a fare finire un discorso, da noi è l'uomo. Abbiamo avuto la sfortuna che questa epidemia, questa emergenza è scoppiata proprio nel momento in cui la Regione Lombardia stava chiedendo il rinnovo delle domande di un importantissimo contributo che viene dato in Lombardia, la misura B1, che è il contributo alle gravissime disabilità. Sono anche fino a 1.000 euro, 800 euro. Queste domande sono rimaste in sospeso. I soldi per il momento sono arrivati, ma quando tutto questo sarà finito, però, essendo questa un'iniziativa dell'ASL, la Regione ne terrà conto? Boh, spero di sì. Noi, per dire, con questi soldi facciamo completamente le cure di Tommy, fisioterapia, neuropsicomotricità, eccetera, eccetera, tutto quello che fa privatamente, perché per quanto noi dell'ASL non abbiamo assolutamente nulla da dire, perché il seggiolone ortopedico, la carrozzina, il passeggino, tutte le volte che dovevano arrivare, che c'era un problema, arrivavano. Dal punto di vista invece di fisioterapia, neuropsicomotricità e tutte queste cose qua, ci veniva offerta dall'ASL un'ora alla settimana, no? Calcola che adesso a pagamento Tommy ne fa 5 giorni su 7 fa terapia. Un'ora alla settimana è come cercare di svuotare il mare con un secchiello. Già in questi 2 mesi che poverino non sta facendo niente, anche perché non puoi metterlo a stretto contatto con i suoi terapisti, è peggiorato tantissimo da un punto di vista fisico. Però poi lì vai a pensare, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo è importantissima, è forse al primo posto, ma la salute delle persone già in difficoltà siamo sicuri che sia il secondo, terzo, quarto. Noi abbiamo 38 anni, sì, abbiamo già un po' la schiena che cicchetta, ma resistiamo. E quelli che hanno un ragazzino più grande, magari che ha 15 anni, 20 anni e loro ne hanno 50, 60, stoppano questi aiuti, i ragazzi peggiorano, è un'ecatombe parallela poi alla fine. Ne risente la tua salute, poi ne risente la salute psicologica, poi finisce la voglia di stare al mondo, no? Nel senso, noi non ne siamo venuti a conoscenza di cose organizzate in questo periodo, anzi. Buonanotte Tommy. Abbiamo scoperto che il nostro figlio era gravemente disabile. In Italia, come ti dicevo anche prima, la disabilità è un po' un buco nero, quindi non sapevamo dove sbattere la testa, non sapevamo cosa potessimo chiedere, a cosa potessimo accedere e dove andare a recepire queste informazioni. In più eravamo moralmente a terra. Quindi io ho la passione per la scrittura un po' allegra, insomma. Però ho aperto una paginetta Facebook e ho detto, ma sì, vediamo se riesco a radunare un po' di persone che ne sanno più di noi sulla disabilità, raccontando la nostra vita in maniera un attimino leggera. A me piace dire che Diario di un padre fortunato è come uno specchio. Tu arrivi, ricevi ciò che quello che è arrivato prima di te ha lasciato e lasci di tuo. Informazioni, nozioni, pacche sulle spalle, emotività, di tutto. E è diventato un percorso di mutuo aiuto. Semplicemente comico, tra virgolette, e questa cosa ha attirato un sacco di persone che non hanno a che fare con la disabilità e secondo me è una vittoria esagerata. Inizialmente facevo completamente tutto da solo, poi ho cominciato a coinvolgere lei. Io speravo di coinvolgere i papà. In realtà i papà sono tutti su chiamarsi bomber, commenti memorabili, e il 90% dei miei followers è donna, è mamma, è nonna, è zia. Quelle poche volte che appariva lei, no, c'era il boom. Dopo aver digerito questa cosa sono nate delle scenette che poi non sono neanche tanto finte, perché noi siamo così anche a telecamere spente, noi ci prendiamo in giro, ridiamo, è un po' il nostro segreto, anche perché la disabilità ne divide di persone, è già pesante di per sé, se non la alleggerisci tu
è un casino. La gente apprezza, arrivano persone che si fanno una risata per il discorso della coppia, eccetera, tornano a farsi un'altra risata e nel frattempo si parla anche di disabilità e la gente quello che a me piace pensare, si sensibilizza all'argomento. Ecco. La condizione di Tommy è senza nome, quindi noi l'abbiamo chiamata il drago. Molti pensano che sia la bestia mitologica, invece no, è Ivan Drago, il nemico di Rocky 4, quello lì. E quindi uno dei nostri hashtag principali è il drago ci fa un chinotto, il libro che ho scritto, Cuciti al cuore, di un padre fortunato. Il tour del libro è il Chinotto Tour. E al Chinotto Tour tutte le volte io inizio la serata chiedendo quanti di voi hanno a che fare con la disabilità. Il 40-50% non ha a che fare con la disabilità. È fantastico, non siamo lì a raccontarcela tra di noi, entra nelle case di chi non si farebbe sfiorare da esso minimamente, perché magari lo considera un argomento giustamente pesante, impegnativo, uno c'ha già i suoi cacchi, si deve mettere addosso anche la disabilità, la tristezza. No, la disabilità può essere vissuta anche in maniera diversa, noi lo viviamo in questo modo. La disabilità fa schifo, ma la tua vita, nonostante la disabilità, fa schifo nella misura in cui tu glielo permetti. Non bisogna solo piangere. Se piangi adesso, un domani che fai? Quando non c'è più tuo figlio, come per noi, o tuo padre, tua madre. Bisogna ridere, bisogna divertirsi, bisogna godersi ogni minimo istante. E noi lo facciamo come? Facendo gli stupidi, giocando, facendo le nostre cavolate, coinvolgendo Tommy, perché Tommy è sempre al nostro fianco, dove siamo noi c'è lui. Condividi una preghiera? No, sì, siamo no, tristi, scriviamene, no. condividi se vuoi che aiutiamo il disabili, cioè, ma andate a prendere. Cioè, è vero che adesso le nostre due vite sono prettamente legate a quelle di Tommy e sono dedicate a lui, ma anche le nostre due vite sono due entità singole ed è giusto goderle, no? Se noi adesso ci affossassimo moralmente sulla disabilità di Tommy, faremmo vivere male a lui e in più in quello stesso baratro finiremmo anche io e lei, quindi sarebbero 3 vite buttate nel cesso e noi invece non ne buttiamo nel cesso neanche una, il drago ci fa un chino. Tutti e tre ci siamo sposati, tutti e tre avevamo la fede e insieme abbiamo fatto il viaggio di nozze. Sì, assolutamente sì. Io e Tommy abbiamo sposato la mamma, sì, ma è stato un trucco mio perché così se c'è divorzio io e Tommy dividiamo gli alimenti. Io facevo il barista e io ero responsabile di negozi di parrucchiera. in quei periodi facevo la guardia di notte e di giorno lo guardavo io e di notte lo guardava lei, però io di notte anche lavoravo e quando ho visto che il blog cominciava a viaggiare ho fatto la scommessa. Mi sono dato una tempistica, non perché io voglia fare quello che guadagna col blog e sta a casa. Se mio figlio dura 2 anni e io quei 2 anni li passo a lavorare 10 ore al giorno, se ho invece l'opportunità di stare a casa mia, lavorare da casa, io ci sono per mio figlio in qualunque momento, quindi ho aperto la partita IVA, collaborazioni, dai, eccetera, pam, coronavirus, ero stato contattato anche da 2 famose case editrici per il secondo libro, vada via, ciao. Questa epidemia qua dal punto di vista lavorativo ha ammazzato anche noi, quindi. Però le cose vanno prese in un certo modo. Grazie a te.